Vediamo ora 4 piccoli trucchi per utilizzare al meglio il nostro Easy Sell-On. Allora, il primo è come lavorare con un'immagine prodotta adatta alle dimensioni del nostro sito. È importante questa cosa perché andare ad avere un'immagine prodotta della stessa dimensione di quella che abbiamo impostata nel sito è sempre la miglior cosa affinché non si abbiano immagini poi differenti da quelle precedenti. La prima cosa che dobbiamo valutare è quella di capire quanto è grande l'immagine tecnicamente del nostro PrestaShop e del prodotto. Per fare questo è semplicissimo, basta andare in Design, Impostazioni Immagini e valutare la large default quanto è larga, in questo caso 1050 x 1935. Pertanto la cosa più giusta nelle impostazioni è andare a impostare le immagini già del formato predefinito che noi vogliamo, che è questo, salvare ovviamente le modifiche e cominciare a lavorare. Proviamo a lavorare su un prodotto già esistente. Se lavoriamo su un prodotto già esistente non abbiamo grossi problemi di immagini e di dimensioni di immagini perché se il prodotto ha già un'immagine caricata perfettamente all'interno della scheda prodotto, nel momento in cui noi andiamo a creare altre variazioni di quell'immagine non avremo nessun problema con la dimensione dell'immagine perché l'intelligenza artificiale non fa altro che andare a creare un'immagine similare come dimensioni a quella che noi abbiamo. Pertanto, nel momento in cui andiamo ad ambientare in altro modo, per esempio indossa a un modello biondo, non avremo problemi perché l'immagine che verrà generata sarà sempre della dimensione di quella originale, come vediamo ora appena terminerà la generazione. Diverso invece se l'immagine viene inserita da noi o presa da un qualsiasi altro sito, vedete, l'immagine rimane della stessa dimensione di quella originale, ok? Cambia solamente la scena, il modello, l'ambientazione, quello che vogliamo. Se andiamo invece a inserire una immagine di dimensioni diverse, faccio finta un'immagine qualsiasi, ne prendo una per esempio che ho sul mio computer, vediamo un attimo se ne ho una tipo questa, no? Ok, vediamo un attimo, eccola qua. Prendo questa immagine non è sicuramente la stessa dimensione dell'immagine che abbiamo all'interno del sito, quindi la prima operazione da fare per poter lavorare in maniera tale da andare a lavorare con la stessa dimensione dell'immagine è quella di andare a ridimensionare l'immagine. Quindi da personalizzati posso andare a scegliere le impostazioni che più mi interessano o in questo caso, se non ci sono, andare a lavorare sulle impostazioni che avevo all'interno del sito, che se ricordiamo bene nel nostro caso erano 1050 per 1900 e 1395. Nel momento in cui faccio applica, l'immagine viene resa della dimensione di quella che ho nel sito. Potrebbe capitare che l'immagine viene anche tagliata, viene ridimensionata, una porzione non la vediamo, non è un problema, l'importante è aver dato all'AI che la dimensione dell'immagine reale è questa. Ora, una volta fatta questa operazione, possiamo tranquillamente andare a dare lo script. Indossa modella bionda. In questo momento avremo la dimensione dell'immagine nuova generata similare a quella del nostro sistema, del nostro PrestaShop, in questo caso perché stiamo lavorando con PrestaShop. L'immagine è realmente della dimensione dell'immagine che avevamo, quindi non avremo nessun problema per andare a inserire questa immagine all'interno del nostro sito. Questa risulterà perfettamente adattata per PrestaShop.